Ciao a tutti ragazzi, qui è Jaspizza e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Poké Discovery. Colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare tutto il grandissimo supporto che mi avete dato con commenti e like al video precedente, ma soprattutto vi ringrazio per i feedback che mi sono arrivati. Questi saranno importantissimi per rendere questo format più entusiasmante e coinvolgente, giorno dopo giorno. Quindi davvero vi ringrazio di cuore. Oggi parleremo di Charizard, colui che è stato in grado di riscaldare i nostri cuori ed infiammare accesissime diatribe riguardo alla sua natura. Ma no, è una lucertola, dai! Ma sei cazzuto come un drago, sputa pure fuoco! Ma no, guardalo! Adora stare al sole! Ma che è sto casino? Ma stiamo calmi, mo ragioniamo. Vi posso dire, carissimi, che avete ragioni entrambi, quindi stiamo molto calmi, ok? Seguite la puntata e capirete anche voi, mi raccomando. Il nostro caro amicone tutto arancione... Oh, ho fatto la rima. Sputa fuoco, ma non è un drago. Sembra una lucertola, ma vola. E allora, qual è la vera natura di Charizard? Scopriamola assieme nella nuova puntata di Chi la... No, aspetta, ho sbagliato. Just, no. Ok, ci sono. Scopriamola assieme nella nuova puntata di Poké Discovery. Prima di iniziare vi voglio ricordare di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno. Inoltre vi ricordo che potete anche seguirmi sui miei social, trovate il link qui sotto in descrizione. Mi raccomando, è importante. Inoltre il 100° iscritto vincerà e si porterà a casa un bellissimo set di tazzine da tè coreane, grazie al nostro sponsor del giorno che è la ditta Son Hot. Secondo il Pokédex, Charizard viene classificato come Pokémon Fiamma, esattamente come i giovani Charmeleon, mentre i cuccioli di Charizard, chiamati i Charmander, vengono definiti come Pokémon Lucertola. Lo vedi che è una lucertola? Scemo! Per scoprire le origini di questa specie Pokémon bisogna fare un salto indietro, anzi moltissimo indietro nel tempo, fino a circa 250 milioni di anni fa, in pieno Permiano superiore. Come già anticipato nel video precedente, che vi invito a recuperare assolutamente perché è fondamentale, la Terra in quegli anni remoti non era esattamente come la conosciamo oggi. Difatti, geograficamente essa era composta da un super grande continente chiamato Pangea. La Pangea si formò circa 290 milioni di anni fa, grazie a un processo chiamato tettonica delle placche, in cui due continenti, uno a nord, la Laurasia, e uno a sud, la Gondwana, si unirono per formare appunto la Pangea. Questa condizione geologica durò fino a circa 200 milioni di anni fa, quando entrò in gioco un ulteriore processo geologico, cioè la deriva dei continenti, che causò la frammentazione della Pangea e quindi la creazione delle terre ad oggi conosciute. È così che in questo particolare mondo, in tempi dimenticati e remoti, viveva uno strano animale che, nonostante la biologia e la fisica gli vietassero di volare, lui se ne catafregava le palle e volava lo stesso. Stiamo parlando del Celurosauravo, un antico rettile che visse nella Pangea in regioni corrispondenti all'attuale Europa e Madagascar. Ve lo giuro, se dopo aver detto Celurosauravo nel modo giusto non mettete almeno un like a questo video, giuro che vi mando un Charizard e vi faccio bruciare. Sì, Just, ma stai calmo! Sto nome complicato, Celurosauravo, in latino significa lucertola, uccello dagli ossi cavi. Minchia! Questa antica lucertola pare fosse lunga circa 40 cm e possedeva delle ossa staccate dalle costole che la contraddistingueva da tutte le altre lucertole esistenti all'epoca.
Le ossa pare fossero rivestite da lembi di pelle, che formavano delle ali per un'apertura alare di circa 30 cm, che permettevano al Celurosauravo sia di volare che di planare nei cieli della Pangea. Purtroppo non conosciamo molto di questa antica lucertola, ma sappiamo per certo che essa si estinse circa 200 milioni di anni fa a causa della più grande estinzione di massa della storia, che voi tutti probabilmente conoscerete. Ad oggi però esistono due specie che discendono direttamente dal Celurosauravo, che sono il draco o drago volante, diffuso in Asia dall'India alle Filippine, e i Charizard, che vivono nella regione di Kanto. Ed è arrivato il momento della domanda del video. Quest'oggi abbiamo uno sponsor di eccezione per colui che indovinerà la domanda, cioè la Steelix Corporation. Essa infatti ha messo a disposizione una batteria di pentole d'acciaio inox 1810 a chi indovinerà la seguente domanda: quali altri Pokémon, oltre Charizard e Charmeleon, vengono definiti dal Pokédex come Pokémon Fiamma? Mi raccomando, scrivetelo nei commenti perché è importantissimo e soprattutto dovete assolutamente vincere questa batteria di pentole. Che fa? Te ne privi? Gli esemplari di Charizard, a differenza delle lucertole preistoriche, riescono a raggiungere dimensioni ben più grandi. Infatti essi risultano essere alti all'incirca 1,70 m per un peso che si aggira attorno ai 90 kg. Gli esemplari adulti di Charizard, ormai raggiunto il loro stadio evolutivo finale, risultano essere ben differenti dai cuccioli, cioè i Charmander, e dai giovanissimi Charizard che vengono chiamati Charmeleon. Infatti, dalla schiena dei Charizard si ripartono due strutture ossee cave, le quali sono ricoperte da dei lembi di pelle di colore verde all'interno che permettono ai Charizard di volare esattamente come era in grado l'antenato preistorico, cioè il Celurosauravo. Queste strutture ossee risultano essere subcutanee nei piccoli Charmander e negli scavezzati Charmeleon, e queste cresceranno con il tempo, andando quindi poi a lacerare la pelle nella schiena per formare le ali che contraddistinguono gli adulti Charizard. I piccoli di Charmander presenteranno una lunga coda, alla cui estremità sono presenti delle mucose in grado di produrre etilene, un idrocarburo a catena corta molto volatile con una temperatura di autoiniezione pari a 450 gradi. Questo fungerà da combustibile per la fiamma che brucia nella punta della coda dei Charmander. Questa fiamma risulta essere importantissima in quanto i Charizard risultano essere a sangue freddo e se la fiamma dovesse spegnersi, purtroppo il Pokémon morirebbe. Crescendo, i piccoli di Charmander svilupperanno delle protuberanze simili a delle corna sulla testa, per un massimo di 2 una volta raggiunto lo stadio evolutivo finale. All'interno di queste sono presenti le medesime mucose in grado di produrre etilene che troviamo nella coda. Questo permetterà ai Charizard di avere una fiamma sempre più forte rispetto ai piccoli Charmander, sfruttando il loro alito a circa 450 gradi, in grado di incendiare l'etilene. Nonostante questa potentissima arma, i Charizard preferiscono cacciare le loro prede utilizzando i loro affilatissimi artigli e le loro enormi fauci. Infatti i piccoli Charmander vengono istruiti alla caccia sin da piccoli dalle madri, nonostante questa specie possa seguire una dieta onnivora. Infatti non è raro trovare dei Charmander intenti a cacciare delle piccole prede nelle praterie di Kanto, mentre le madri dall'alto li osservano per essere sicure che tutto vada per il meglio. Una volta cresciuti però i giovani Charmeleon, dal carattere forte, preferiscono cacciare da soli per ottenere prede più grosse e tenersele tutte per sé. E lo so, vi vedo lì attenti, pronti ad aspettare quel momento lì del Poké Discovery, il momento in cui noi scopriamo come i Charizard fanno all'amore. Ahimè, purtroppo non si sa molto di questo rituale d'accoppiamento, in quanto esso avviene in luoghi desolati e difficili da raggiungere. Però, per vostra fortuna, gli studiosi sono stati in grado di ottenere, miracolosamente, delle informazioni riguardo ai Charizard che sono davvero calienti.
Una volta l'anno i Charizard si dirigono a sud, nel vulcano dell'isola Cannella. Lì le donne di Charizard inizieranno a mettersi in mostra per trovare il loro compagno, se non per la vita, quantomeno per una notte, sfruttando le loro fiamme e creando così delle bellissime coreografie. Quando riusciranno così a catturare l'attenzione di un giovane maschio di Charizard, questo inizierà a corteggiarla, fluttuando e volando attorno ad essa svariate volte. Quando tutto sarà pronto, la femmina di Charizard si piegherà, pronta ad accogliere il Charizard che arriverà impiccato per dar vita ad un rapporto infuocato. Una volta concluso l'atto, le femmine di Charizard si dirigeranno verso le sperdute praterie di Kanto, dove deporranno le uova e le coveranno per circa 2 mesi. I piccoli di Charmander appena nati risultano essere docili e molto calmi nei confronti dei propri allenatori. Crescendo però i Charmeleon e i Charizard sviluppano un carattere tenace e aspro. Probabilmente questo cambiamento caratteriale dipende fondamentalmente dal retaggio ancestrale che essi possiedono. Difatti i Charizard derivano da delle lucertole e queste a loro volta derivano da quegli antichissimi animali che primeggiarono e governarono la Terra per milioni e milioni di anni, cioè i dinosauri. Ed anche per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, infiammate il tasto like qui sotto e colgo l'occasione per ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno e se volete condividete il video in ogni dove, è importantissimo. Inoltre, se volete potete seguirmi sui miei canali social, trovate il link qui sotto in descrizione, mi raccomando. Un saluto dal vostro Professor Just.